Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con la lettura di oggi andiamo a vedere come l'eclissi di luna piena in Vergine di metà marzo più o meno influirà sulla nostra vita. Abbiamo due scelte, il mazzo numero 1 è quello diciamo dorato e il mazzo numero 2 è quello rosa. Bene, andiamo a vedere che cosa succederà. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo numero 1. Andiamo a vedere quali sono le energie che si muoveranno in questo periodo. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura oppure gli oroscopi mensili di marzo. Nel caso vogliate contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi in descrizione ragazzi trovate anche i link per i corsi, per le promozioni, insomma date sempre un'occhiata alla descrizione perché inserisco tutto lì. Ok, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per questo passaggio, per questa eclissi. Allora, partiamo da una regina di bastoni, una regina di coppe, abbiamo la carta del carro, la carta della luna, abbiamo un 10 di pentacoli, e un fante di pentacoli ragazzi. Allora ragazzi, abbiamo due regine iniziando la lettura. Di solito la regina di bastoni è una di quelle carte che fa riferimento a persone che sono, diciamo, nel pubblico, o comunque è come se fosse un'energia a cui piace stare in mezzo alla gente, a cui, non lo so, piace essere al centro della scena. Andiamo un attimo a vederla. Ruota della fortuna e 7 di bastoni. Andiamo a vedere anche la regina di coppe. Dieci di pentacoli che avete già qui. Allora, 10 di pentacoli, imperatore, 3 di coppe e 7 di coppe. Wow! È come se da un certo tipo di situazione iniziale le cose qui cambiassero drasticamente con questa ruota della fortuna. E qui ho come la sensazione che arriverà quello che è una stabilità, quello che potrebbe essere anche una casa per voi. Considerato il 3 di coppe, potrebbero essere delle nuove amicizie che si sviluppano. E c'è anche un 7 di coppe, quindi ho come l'idea che potrebbero aprirsi effettivamente come delle possibilità. È come se qui foste al centro dell'attenzione per gli altri, mentre con la regina di coppe siete al centro dell'attenzione per voi. Cioè qui è come se tendenzialmente sì, foste per gli altri, cioè foste un punto di riferimento per gli altri, mentre con la regina di coppe ho come la sensazione che le cose diventeranno un po' più personali, inizierete a guardare un po' di più, diciamo, il vostro pezzo di giardino, la vostra stabilità, le vostre emozioni, cosa vi fa star bene.
che tipo di magari anche amicizie nuove potreste affrontare? Diciamo che c'è un 10 di pentacoli, che di solito è una carta che parla di famiglia allargata, di stabilità, di ufficializzazioni, ma anche di contratti. Andiamo a vedere il carro. Asso di bastoni e sacerdotessa. Wow, ragazzi, il carro è una carta di movimento, di spostamento, di scelte. Considerato che abbiamo anche un asso di bastoni, io credo che sarà un buon periodo per prendere determinate decisioni, determinate scelte. Tenete presente che avete anche la sacerdotessa, quindi qui ci potrebbe essere come un inizio o di qualche percorso esoterico, di qualche studio, piuttosto che è come se qualcuno fosse deciso a vedere oltre, a fare qualche cosa per, diciamo anche sciogliere certi dubbi. E questo ve lo dico perché qua avete anche la luna. Andiamo a vedere questa luna. Regina di Pentacoli. E Sole, guardate, sento come se ci fosse proprio un'espansione, ok? È vero, c'è la luna, ci sono magari delle paure, per qualcuno potrebbero essere le paure legate a qualche questione patrimoniale, a qualche questione economica, considerato che qui, insomma, c'era questo 10 di Pentacoli, questo imperatore che effettivamente parlavano anche di denaro, di stabilità economica, di potere personale. Qui con la carta del sole, ragazzi, io ho la sensazione, perché qui avete luna e sole, quindi polarità positiva e polarità negativa, e qui c'è come una sorta di espansione, anche grazie a queste due carte qui, quindi al carro e all'asso di bastoni. Il sole è una carta di forte espansione, è una carta di chiarezza mentale, di trasparenza, di gioia, di entusiasmo. Io credo che in questo periodo verrà, tra virgolette, guarita la luna. Qui avete sia sette di coppe che la luna, potrebbero esserci delle proiezioni. Sento che questa regina di bastoni era come un ruolo che probabilmente avevate vissuto, avete vissuto, vi siete, diciamo, immedesimate, ecco, se voi immedesimati in questo ruolo, e qui sento come uno sviluppo del ok, questo ruolo mi serviva per X, per stare al sicuro, per non lo so, quello che è. Adesso comincio a pensare a me, comincio a pensare che cosa voglio per me, ad che direzione voglio dare alla mia vita, che tipo di azioni fare, come vedo il futuro. E qui effettivamente potrebbe esserci questo bisogno, insomma, di guardare in faccia le vostre paure piuttosto che le vostre proiezioni, ovvero quello che avete creduto fosse, che però in realtà è come se vi rendeste conto con questo sole che non è così. O perlomeno non è esattamente così come lo avevate pensato. Andiamo a vedere il 10 di Pentacoli. Abbiamo un 3 di Pentacoli e la Torre. Andiamo a vedere anche il Fante. 3 di Spade. È volata una carta, la recupero, ragazzi. E 5 di Pentacoli. Allora, devo dire che quello che mi salta di più all'occhio è una potenziale situazione economica che da, diciamo, instabile potrebbe effettivamente diventare stabile. Si tratta però con questa torre di rompere certi schemi di comportamento, potrebbero essere le proiezioni, certi sogni magari, e diciamo che il 3 di Pentacoli parla di progetti, siccome il 10 di Pentacoli ce l'avete, qui potrebbero veramente venire fuori progetti familiari,
lavorativi, potrebbe essere qualcosa legato alla casa per qualcuno, ma se fossero questioni lavorative, devo dire che sento come una sorta di espansione, cioè andare oltre nonostante le paure. Vi dico, terminiamo poi con un fante di pentacoli, che di solito è la carta dell'apprendista, dello studente, e io credo che per riuscire o a gestire questo denaro che arriva, perché i 2 10 di pentacoli e la ruota della fortuna per qualcuno potrebbero parlare di eredità, anche vincite al gioco con la ruota della fortuna. È come se ci fossero dei soldi qua che arrivano e qui si tratta di capire come investirli per questo 3 di pentacoli, per creare questo nuovo progetto, per ristrutturare casa, per comprare casa, per fare quello che qua state pensando di fare fondamentalmente, ok? Devo dire che la vostra percezione extrasensoriale potrebbe effettivamente espandersi, perché qui abbiamo sia la sacerdotessa che il sole che la regina di coppe, come se ci fosse una maggiore comprensione o dei mondi sottili o è come se riusciste a vedere certe dinamiche di comportamento e quindi riusciste a prevenirle o prevenire i risultati di queste dinamiche di comportamento. Qui c'è la torre, quindi secondo me qualche cosa si rompe. Se prima avete vissuto questo ruolo, con tutto questo ben di Dio che arriva, che possono essere le amicizie, le opportunità, potrebbero essere anche dei partner per qualcuno, se siete single, c'è come una sorta di aiuto, di spinta da dietro che vi aiuta a prendere una determinata scelta, ad affrontare le vostre paure, le vostre proiezioni, ad affrontare anche un po' le preoccupazioni, secondo me, al fine di riuscire a trovare questo 10 di pentacoli che è la stabilità. Ok, datemi un'altra carta per la torre, vediamo se riesco a darvi delle informazioni in più. È come se cambiasse la stabilità, ragazzi. Se qui c'era una sorta di stabilità a causa di quel ruolo, in questo periodo, con questa eclissi, c'è come un cambio di direzione, potrebbe essere, un cambio della stabilità. È come se si rompessero i vecchi schemi di comportamento per crearne di nuovi. Che cosa succede? Avete anche un 3 di spade. Quindi io sento che qualcuno dovrà sacrificare o parte delle sue illusioni, delle sue idee, parte. Mi parlano di tempo libero, quindi può essere che per iniziare questo nuovo progetto o per iniziare a gestire questa somma di denaro che potrebbe arrivare, abbiate bisogno di ridimensionare un pochettino le vostre tempistiche durante la giornata. Ho come l'idea che dobbiate dedicare più tempo allo studio, all'organizzazione, al capire dove volete andare. Però ragazzi è un periodo di cambio, è come se iniziasse un nuovo percorso per voi, un nuovo momento di prosperità. Avete 2 10 di pentacoli, ruota della fortuna e l'imperatore. Quindi devo dire, secondo me, poi vabbè, avete anche il sole, il carro, quindi carte molto belle in effetti che vi portano ad effettuare un cambio di direzione grazie, secondo me, a qualche aiuto, a qualche apporto economico, a qualche situazione, insomma, ehm, alla quale inizierete a pensare e metterete voi al centro. Prima sento come se aveste avuto un ruolo, mentre con questa eclissi è come se voi vi metteste al centro. Cosa voglio io per me? Cosa mi rende felice? Cosa mi rende sicuro, protetta, forte se vogliamo anche. Andiamo a vedere qualche oracolo. Comunque ragazzi c'è come un nuovo percorso più focalizzato su di voi. Ecco, cambio di direzione e mi risuona un pochettino con la carta del carro e qui dice: devi sapere che la guarigione a volte dipende dalla forza, disposizione e abilità che hai per cambiare di direzione. Molta gente posticipa questo cambio per paura o pigrizia. Per paura, qui abbiamo la luna, e poi si chiedono perché non sono felici o non sono sani.
o non sono sani è perché quando noi rimaniamo in una emozione negativa per molto tempo, pesante, diciamo così, anche il campo energetico si appesantisce e ne risente il sistema immunitario. L'obiettivo: prendi una decisione curativa, ferma e effettiva prima che finisca il giorno, che possa cambiare in forma positiva la direzione della tua vita. Andiamo a vedere ancora un koan per darvi ancora un po' di ispirazione. Trovare te stesso è perdere te stesso. È bellissima questa. Mi viene in mente un po' il risveglio spirituale, no? Quando si ha il risveglio spirituale c'è poi un periodo che si chiama quello dell'eremita, dove non si vuole vedere nessuno, si cerca di stare per conto proprio, si riesaminano un pochettino tutti i settori della vita e è un periodo dove ci si sente persi, perché ci si chiede se quello che abbiamo fatto fino a questo momento è veramente in allineamento con noi, se per caso lo abbiamo fatto per un ruolo che avevamo rivestito e quindi ad un certo punto, prima, insomma, bisogna perdersi, prima bisogna farsi mille domande, dopo si riesce a trovare se stessi, a dare una risposta a queste domande fondamentalmente. Però sì, è un po' come se dovessero cambiare qui le carte, c'è un cambio di direzione, c'è come un'azione da parte vostra e mi viene anche proprio da dire l'affrontare di petto le vostre paure. C'è un cambio, ragazzi, un cambio di stabilità. Vedo che c'è come un miglioramento, se vogliamo, ma è anche vero che qua dovrete sacrificare qualche dettaglio, mi viene da dire, o della vostra vita o del vostro modo di pensare, ok? Tutto sommato è un qualche cosa che cambia e che sta per crescere, per nascere. Bene, fatemi sapere nei commenti se vi risuona la lettura. Spero che comunque vi abbia aiutato, che abbiate trovato insomma dei messaggi di ispirazione. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi invio la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente avete anche la possibilità di abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è una scuola di metafisica, ci sono 4 playlist, vanno ascoltate in ordine di numero, ma sono quelle cose che spiegano l'inspiegabile. Quindi io vi invito almeno ad andare nelle playlist con le copertine lilla e guardare i titoli dei video, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto il secondo mazzo, anche per voi andiamo a vedere quali sono i cambiamenti che porterà questa eclisse. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura o l'oroscopo mensile di marzo. Nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata trovate la mia mail sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per voi, ragazzi. Partiamo con un 4 di spade, con un 2 di pentacoli, scusate, un 5 di spade, 4 di bastoni, 8 di pentacoli, 5 di pentacoli e 2 di spade. Dunque, partiamo da questo 5 di spade, perché anche qui avete un 5 di pentacoli. Il 5 di spade di solito è una carta di conflitti, è una carta di ego, è una carta che parla di qualcuno che discute solo per aver ragione,
non per trovare una reale soluzione al problema. Adesso andiamo a vederlo. 10 di spade. È come se ci fossero dei conflitti. 10 di spade forza. È come se ci fossero dei conflitti effettivamente, possono essere interni ma anche esterni, cioè con qualcuno, e con la carta della forza ho come la sensazione che vi muoverete oltre. La forza parla di coraggio, parla di scelte. Datemi una carta per il 10 di spade. 8 di bastoni. Io credo che ci sia qui come una sensazione di non essere ascoltati, di non essere valutati. Credo che qui sia come il ok, me ne vado da questa situazione, me ne vado da queste discussioni. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo la luna e l'asso di coppe. Il 2 di pentacoli fa riferimento ad alti e bassi, a una sorta di difficoltà di equilibrio, anche se poi qua in realtà abbiamo un 4 di bastoni che mi parla di stabilità, Però qui secondo me potrebbe essere un equilibrio interno. Considerato che abbiamo come queste lotte mentali, la luna mi potrebbe parlare di una paura che ho nel lasciarmi questa situazione o questo personaggio indietro. Ok? Tant'è che con il 2 di pentacoli potrebbe esserci come questo tentativo di gestire più cose allo stesso tempo, magari il vecchio e il nuovo. Il nuovo non è ancora iniziato, perché effettivamente questo asso di coppe è al contrario, quindi è come se fosse lì lì per, però io ho anche l'idea che con la carta della luna potrebbero esserci non poche paure. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 4 di pentacoli, la regina di coppe e il mago. C'è come un nuovo inizio, ragazzi, una nuova determinazione, un nuovo modo di sentire, mi viene anche quasi da dire. Probabilmente questo è legato alla razione, cioè alla testa, mentre questa zona la sento un po' più legata al cuore, a quello che sono le emozioni. Siccome anche qui abbiamo un 2 di spade e qui abbiamo un 2 di pentacoli, ci potrebbe essere come una discrepanza tra quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. Io sento che è come se diventasse più chiaro quello che vuole il cuore, o perlomeno che cosa vi serve per aumentare o creare la vostra stabilità. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo il diavolo e l'imperatore. Io ho la sensazione, ragazzi, che sarà un cambio non drastico, ma lento. Un cambio da applicare giorno dopo giorno. E ho anche la sensazione che ci voglia una certa quantità di controllo della situazione o autocontrollo. È come se doveste monitorare questo cambio, non dico ora dopo ora, ma giorno dopo giorno, sì. È come se doveste prendere una posizione, come se aveste bisogno di diventare padroni della situazione o padroni della vostra vita, padroni di voi stessi. E che qui sento come se ci fossero delle lotte
Appunto, o perché non venite ascoltati, o perché non riuscite a fare come voi vorreste, o perché fino ad adesso vi siete sentiti vincolati a certe situazioni. E qui è un po' come il, ok, valuto che cosa posso cambiare, come posso effettivamente avere una maggiore stabilità, una maggiore serenità, una maggiore tranquillità, mi viene da dire anche una maggiore capacità di manifestazione, con la scusa che c'è il mago. E con questo gruppo di carte sento che si tratta di allenarsi fondamentalmente, giorno dopo giorno. Andiamo a vedere questo 5 di pentacoli adesso. 7 di pentacoli e appeso. Voglio andare a vedere anche il 2 di spade. 6 di coppe e giustizia. Allora, io credo che qui il passaggio non sarà semplice. Prima perché dovete mettere a tacere tutte queste voci mentali, imparare l'autocontrollo qua e con questo 5 di pentacoli e l'appeso io sento che avete bisogno, vabbè, sono due carte, 7 di pentacoli e appeso che parlano di fermo, di energia lenta, sono due carte di attesa, due carte che ehm, indicano un'energia che si muove pochissimo e abbiamo questo 5 di pentacoli che è una carta che parla di carenza. Normalmente è una carenza economica, anche se io qua sento che state lavorando per stabilizzare questo 2 di pentacoli, questa questione economica, se non è economica può essere pratica, può essere una questione magari, non lo so, di gestione della vita di tutti i giorni, però avere questo 5 di pentacoli mi dice che qualcuno di voi sta pensando un po' troppo in negativo. C'è anche la luna, è come se qualcuno fosse focalizzato con il 4 di pentacoli anche su quello che aveva, su quello che ha raggiunto fino ad adesso. Ed è un po' una sorta di attaccamento, cioè io ho avuto tutto questo fino ad adesso, sto male, perché sto male, in questa dinamica, in questa realtà, può essere un lavoro, una relazione, quello che è, però ecco, invece di rimanere focalizzati sul passato, è come se aveste bisogno di andare verso il futuro. Devo dire che questo momento vi aiuterà con la carta dell'appeso anche a vedere le cose da un altro punto di vista. Io credo che sia più, scusate, la sfiducia che avete in voi stessi di riuscire ad effettuare il cambio che non la realtà delle cose, cioè nel senso è più la vostra mente che vi tradisce, che vi fa rimanere in questa energia da 5 di pentacoli, quindi una sorta di energia di carenza, può anche fare riferimento alla modalità vittima, succedono tutte a me, sapete? Però qui si tratta appunto con la carta dell'appeso di vedere le cose da un'altra prospettiva e con il 2 di spade, che è una carta di dubbi, che è una carta di mm, sì, di introspezione comunque, devo dire che è come se riuscisse a capire da che parte va il vostro sogno. C'è la giustizia alla fine della lettura. Dunque, considerato anche l'imperatore, ragazzi, per qualcuno si può parlare di qualche contratto a livello lavorativo, qualche firma che effettivamente potrebbe arrivare. Se non è quello il vostro caso, considerato che abbiamo la carta della giustizia, si può trattare di un momento dove c'è una sorta di riequilibrio per volontà divina. Se prima qua c'era tutto questo, questa sensazione un po' instabile, sento che alla fine del periodo riuscirete a trovare una nuova stabilità, una nuova regola. Potrebbero essere dei nuovi contratti, anche perché qui abbiamo una carta che mi parla di lavoro, con l'imperatore. Se per esempio avete una situazione lavorativa che vi sta drenando, magari sono dei clienti o dei contratti che dovete assolutamente portare a termine perché sennò pagate delle penali, sento che riuscirete in qualche modo a disfarvi o a ritrattare, a ricontrattualizzare questa situazione. Adesso andiamo a vedere qualche oracolo per darvi qualche suggerimento in più. Scegli di guarirti.
Questo è un giorno per riflettere sulle emozioni che ti turbano e trasformarle in qualche cosa di positivo. Identifica un'area che devi risolvere e che ti causa rabbia o sofferenza e domandati perché non sei ancora nella pace. Concentrati sulla quantità di potere che sprechi in sentimenti negativi. Ce l'abbiamo qua, eh? Ce l'abbiamo qua, 10 di spade, 5 di spade. Poi qui abbiamo anche il 5 di pentacoli, 4 di pentacoli, 2 di spade. L'obiettivo, renditi conto che scegli di essere arrabbiato quando potresti scegliere di guarirti. Bellissima carta, devo dire, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un koan. Prendiamo questo che è rimasto girato così. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Interessante. Avete anche la carta della luna lì. È come dire che siete in una fase un po' oscura, un po' triste, un po' malinconica, un po' buia e vediamo tutto così e quindi ci chiediamo perché è buio, però in realtà è solo il modo di riflettere la realtà, il modo di percepire o di vedere la realtà. Nel momento in cui cambia questo modo di vedere la realtà, grazie anche all'appeso che vi fa vedere le cose da un altro punto di vista, è come se le cose ritornassero ad essere equilibrate con la carta della giustizia. Bene, cari amici del secondo gruppo, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, che vi abbia aiutato in qualche modo. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, può contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, anche se in modo un po' più ampio, perché chiaramente non è un lavoro a tu per tu, non è cucito sulla persona, però vi dà già del materiale. E poi troverete anche temi di metafisica, di metamedicina, esoterismo, insomma è un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io in tanti anni di studi olistici, che semplicemente io ho riordinato e messo a vostra disposizione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!